Il messaggio arrivò alle 11:23 di un martedì sera. Ero seduto nel nostro studio di casa, a finire i rapporti trimestrali per l'impresa edile che avevo costruito dal nulla negli ultimi 15 anni. Il telefono vibrò e guardai lo schermo, aspettandomi magari un'emergenza da un cliente o uno dei miei operai che chiedeva conferme per il cantiere di domani. Invece, lessi 4 parole che avrebbero cambiato tutto. Non chiamarmi stasera. Rimasi a fissare quelle parole, le lessi 3 volte per essere sicuro di non aver frainteso. Mia moglie Jessica mi aveva scritto da chissà dove era stata nelle ultime 6 ore dopo avermi detto che sarebbe andata al club del libro a casa della sua amica Amanda. Un club del libro che evidentemente richiedeva di vestirsi con quel vestito nero che l'avevo vista indossare solo 2 volte prima, entrambe in ristoranti eleganti dove avevamo festeggiato anniversari. Un club del libro che richiedeva profumo fresco, quello costoso che lei riservava alle occasioni speciali. Un club del libro che la faceva controllare il telefono 17 volte durante la cena, sorridendo a messaggi che teneva nascosti alla mia vista. Scrissi una domanda semplice. Perché? 3 puntini apparvero, scomparvero, riapparvero. Finalmente arrivò la sua risposta. Non sono una tua proprietà, Nathan. Sono un'adulta. Tornerò a casa quando tornerò. Smettila di cercare di controllarmi. Controllarla. Era questo che pensava fosse la questione. Non la preoccupazione per mia moglie da 12 anni, che era uscita di casa alle 6 di sera per un club del libro che, a quanto diceva, finiva alle 9, e che ora, secondo il mio orologio, stava per toccare la mezzanotte. Non la preoccupazione per la donna con cui avevo costruito una vita, la madre di nostra figlia Sophie, che dormiva tranquilla al piano di sopra, ignara del fatto che sua madre fosse chissà dove a fare chissà cosa. Rimasi seduto in quello studio, circondato da planimetri e fascicoli di progetto, e sentii qualcosa dentro di me cambiare. Non era esattamente rabbia. Era chiarezza. Quel tipo di chiarezza fredda e cristallina che taglia il negare come un coltello nel burro. Presi il telefono e scrissi la mia risposta. Le dita ferme nonostante il cuore che martellava nel petto. Hai assolutamente ragione. Non sei una mia proprietà e io non sono più tuo marito. Non tornare a casa. Premetti invio prima di potermi rimangiare. Poi feci qualcosa che avevo evitato per 3 mesi. Aprii la cartella sul computer intitolata Revisione finanziaria 2024 e cliccai sulla sottocartella, che avevo creato 6 settimane prima, quella chiamata prove. Perché ecco cosa Jessica non sapeva. Io sono un imprenditore edile, il che significa che sono attento ai dettagli. Mi accorgo quando qualcosa non torna, quando le misure sono sbagliate, quando i materiali non corrispondono alle specifiche, quando qualcuno cerca di nascondere un lavoro scadente dietro una mano di vernice fresca. E negli ultimi 3 mesi, niente del comportamento di mia moglie tornava. Il telefono cominciò a squillare subito. Il nome di Jessica illuminò lo schermo, la sua foto del nostro anniversario dell'anno scorso, sorridente come se quelle promesse che ci eravamo fatti significassero ancora qualcosa. Rifiutai la chiamata e vidi arrivare un messaggio. Nathan, non fare lo stupido. Dobbiamo parlare di questo. Un'altra chiamata rifiutata. Rispondi al telefono. Girai il telefono a faccia in giù e aprii il primo file nella cartella delle prove. Estratti conto bancari che mostravano prelievi in contanti ogni martedì e giovedì negli ultimi 2 mesi. Sempre $200, sempre dallo sportello vicino alla palestra che lei diceva di aver iniziato a frequentare. La palestra che, quando chiamai per chiedere di aggiungermi al suo abbonamento, mi disse che non avevano alcuna traccia di Jessica Garrison iscritta. Il telefono vibrava senza sosta, ronzando sul tavolo come un calabrone arrabbiato. Lo presi in mano abbastanza a lungo per vedere che avevo 15 chiamate perse. In 3 minuti. Se stai guardando questo e sei mai stato in una relazione in cui sapevi che qualcosa non andava ma non riuscivi a provarlo, se hai mai sentito quel nodo allo stomaco quando la storia del tuo partner non combacia con la realtà, allora ti chiedo di restare con me perché quello che sto per raccontarti va oltre il tradimento coniugale. È una menzogna a un livello che non avrei mai immaginato possibile.
E il modo in cui l'ho affrontata ha cambiato non solo la mia vita, ma ha smascherato una rete di bugie che si era costruita da più tempo di quanto avrei potuto sospettare. Prima di entrare in quello che è successo dopo, se ti piacciono le storie di chi si difende e non si lascia calpestare, premi il tasto iscriviti, lascia un commento qui sotto dicendo se hai mai scoperto qualcuno in una grande menzogna e cosa hai fatto, e schiaccia il tasto mi piace perché quello che succede in questa storia è davvero pazzesco. Il file successivo nella mia cartella erano gli estratti conto delle carte di credito. Jessica aveva una sua carta, una che le avevo dato anni fa per le spese di casa e le emergenze. Mi fidavo completamente di lei. Non avevo mai messo in dubbio una singola spesa. Perché mai avrei dovuto? Eravamo sposati. Eravamo partner. Eppure i partner non spendono $3.300 in un hotel del centro in 2 mesi. I partner non fanno acquisti regolari in un negozio di abbigliamento maschile nel quartiere elegante. I partner non comprano bistecche costose e vini in ristoranti che dicono di non aver mai frequentato. Scoprì tutto questo per caso. Il nostro commercialista aveva segnalato alcune spese aziendali insolite il mese scorso. E mentre controllavo tutto per sistemare la questione, notai spese sulla carta di Jessica che non avevano senso. Quando una sera a cena accennai casualmente alla spesa dell'hotel, chiedendo se magari le avessero rubato la carta, lei si mise sulla difensiva. Era per la sorpresa di compleanno di Amanda, disse, senza guardarmi negli occhi. Tutti abbiamo contribuito per una giornata alla spa. L'ho messa sulla mia carta e loro mi hanno rimborsato in contanti. Perché mi stai interrogando su questo? Il compleanno di Amanda è a marzo. Questo era a settembre. E le spese risalivano a luglio. Fu allora che cominciai a prestare davvero attenzione. E una volta che inizi a guardare davvero, le crepe nelle fondamenta diventano impossibili da ignorare. Il telefono era diventato silenzioso. 27 chiamate perse ormai. Poi un messaggio che mi fece stringere la mascella. Nathan, sto tornando a casa adesso. Non fare niente di stupido. Possiamo risolvere. Non è come pensi. Risposi in fretta. Ho cambiato le serrature. I tuoi vestiti sono in fase di preparazione. Puoi venirli a prendere domani. Il mio avvocato ti contatterà. Quell'ultima parte era un bluff. Non avevo ancora chiamato un avvocato, ma l'avrei fatto appena possibile la mattina dopo. 3 puntini apparvero, poi scomparvero, poi riapparvero. Il messaggio che arrivò era disperato. Per favore non farlo. Pensa a Sophie. Pensa alla nostra famiglia. Ho sbagliato, ma possiamo sistemare. Lasciami solo tornare a casa e spiegare. Pensa a Sophie, nostra figlia di 10 anni che adorava sua madre, che voleva ancora che Jessica la mettesse a letto ogni sera, che non aveva idea che le fondamenta del suo mondo intero fossero costruite su menzogne. Pensavo a Sophie. Pensavo a che esempio avrei dato se avessi lasciato che qualcuno mi trattasse da sciocco. Se avessi accettato il tradimento chiamandolo amore. Se avessi insegnato a mia figlia che va bene che le persone ti mentano purché poi chiedano scusa. Aprì il file successivo. Questo faceva più male di tutti. Era una serie di screenshot dall'iCloud di Jessica, a cui avevo accesso da quando avevamo preso i primi iPhone anni fa. Avevamo attivato la condivisione familiare per foto e documenti, senza mai pensare che ci sarebbe stato un motivo per non fidarci l'uno dell'altra. I messaggi erano da un contatto salvato come club del libro Amanda. Ma Amanda, la vera. Amanda, aveva scritto a Jessica da un numero diverso. Lo sapevo perché Amanda mi aveva scritto la settimana scorsa per venire a prendere Sophie dopo la partita di calcio. Questo club del libro Amanda era un'altra persona. E i messaggi tra loro non parlavano di libri. Non vedo l'ora di vederti stasera. Stesso posto. Indossa quel vestito che mi piace. La scorsa notte è stata incredibile. Sei tutto quello a cui penso. I messaggi risalivano a 4 mesi prima. 4 mesi in cui mia moglie aveva una relazione clandestina sotto il mio naso, mentendomi ogni singolo giorno,
baciandomi addio al mattino e poi scrivendo a un altro uomo appena pensava che non stessi guardando. Ma qui la cosa peggiora ancora. Perché mentre scorrevo quei messaggi, costruendo il mio caso, preparandomi al divorzio che sapevo sarebbe arrivato, trovai qualcosa che mi fece gelare il sangue. Riesci a credere che Nathan ancora non lo sa? È così concentrato sul lavoro che a malapena si accorge quando me ne vado. È troppo facile. E la risposta di Club del libro Amanda. Te l'avevo detto che sarebbe stato ignaro. I tipi come lui sono sempre troppo occupati a costruire i loro piccoli imperi per accorgersi quando le loro mogli hanno bisogno di qualcosa di più. Tipi come lui. Come se fosse colpa mia. Come se lavorare 60 ore a settimana per costruire un'azienda di successo che pagava la nostra bella casa, la scuola privata di nostra figlia, il SUV di lusso che guidava Jessica, le vacanze alle Hawaii e in Europa significasse meritarsi di essere tradito. Il telefono squillò di nuovo. Questa volta non era Jessica. Era lei. La madre Patricia che chiamava dalla casa di riposo dove viveva da quando aveva avuto l'ictus l'anno scorso. Stavo per non rispondere, ma qualcosa mi spinse a prendere la chiamata. Nathan. La voce di Patricia era debole ma urgente. Jessica mi ha appena chiamata piangendo. Ha detto che l'hai sbattuta fuori di casa. Che succede? Feci un respiro profondo. Patricia era sempre stata gentile con me. Mi aveva trattato come il figlio che non aveva mai avuto. Non meritava di trovarsi in mezzo a tutto questo. Patricia, non voglio turbarti, ma Jessica non è stata onesta né con me né con te. Ha avuto una relazione. Ho trovato le prove stasera e le ho detto di non tornare. Mi dispiace che tu lo stia scoprendo in questo modo. Silenzio dall'altra parte. Poi, piano, da quanto tempo? Almeno 4 mesi, forse di più. Ancora silenzio. Poi Patricia disse qualcosa che mi sorprese. Avevo paura di questo. Il mese scorso, quando è venuta a trovarmi, era diversa, distratta. Continuava a controllare il telefono e a sorridergli come una ragazzina innamorata. Le chiesi se andava tutto bene tra voi due, e lei disse che andava tutto bene, ma sapevo che mentiva. Una madre lo sa. Mi dispiace, Patricia. So che non è facile da sentire. Non scusarti, Nathan. Sei stato solo buono con mia figlia. Non meritavi questo. La sua voce tremò. Cosa farai per Sophie? Quella era la domanda, vero? Cosa avrai fatto per Sophie? La proteggerò, dissi con fermezza. Farò in modo che sappia di essere amata, e farò tutto il possibile per ridurre al minimo i danni di tutto questo. Ma non le mentirò, e non le insegnerò che è giusto accettare il tradimento. Patricia rimase in silenzio per un momento. Sei un uomo buono, Nathan. Meglio di quanto mia figlia meriti in questo momento. Se hai bisogno di qualcosa, qualsiasi cosa, chiamami. Potrò anche essere bloccata a letto, ma so ancora come far ragionare le persone quando serve. Dopo aver chiuso con Patricia, rimasi seduto nel mio ufficio per un lungo momento, ascoltando la casa che si sistemava intorno a me. Al piano di sopra, Sophie dormiva, sognando chissà cosa sognano i bambini di 10 anni. Domani il suo mondo sarebbe cambiato. Domani avrei dovuto trovare il modo di spiegarle che la mamma non avrebbe più vissuto qui, che la nostra famiglia era rotta in modi che non potevo aggiustare. Il telefono aveva smesso di vibrare. Lo controllai e vidi che avevo 53 chiamate perse da Jessica e un ultimo messaggio arrivato 20 minuti prima. Sono a casa della vera Amanda, la vera Amanda. Mi sta dicendo che sto facendo un enorme errore buttando via il nostro matrimonio per un solo errore. Ma so che non è un solo errore. So che hai trovato tutto. Voglio solo che tu sappia che non ho mai voluto farti del male. È successo. Per favore, non odiarmi. È successo. Come se fosse inciampata e caduta ripetutamente nel letto di un altro uomo per 4 mesi. Come se le bugie, l'inganno, i soldi rubati, le telefonate segrete fossero solo un incidente cosmico fuori dal suo controllo.
Non risposi. Invece aprii una nuova scheda del browser e cercai i migliori avvocati divorzisti dello Stato. Lessi recensioni, confrontai tariffe, feci una lista dei primi 5 candidati. Poi scrissi una mail spiegando brevemente la mia situazione in termini professionali e la programmati per l'invio, alle 8 del mattino a tutti e 5 gli studi. A mezzanotte avevo un piano. La prima cosa al mattino avrei chiamato mio fratello Eric e gli avrei chiesto di venire a stare con noi per qualche giorno per aiutare con Sophie. Eric era un terapista familiare. Aveva attraversato un divorzio complicato 5 anni prima e avrebbe saputo come gestire questa situazione meglio di me da solo. Poi mi sarei seduto con Sophie prima della scuola e avrei avuto la conversazione che nessun padre vorrebbe mai avere. L'avrei tenuta semplice, adatta alla sua età, concentrata sul fatto che mamma e papà avrebbero vissuto separati, ma che non era colpa sua e che entrambi l'amavamo moltissimo. Dopo, sarei andato in banca a separare le nostre finanze. Il nome di Jessica sarebbe sparito da tutto tranne che dal suo conto personale, che avrei controllato avesse abbastanza soldi per un appartamento e le necessità di base. Non ero crudele. Non volevo lasciarla senza casa. Volevo solo che uscisse dalla mia vita. Nella cartella delle prove sul mio computer c'era un file che non avevo ancora aperto. L'avevo lasciato per ultimo perché sapevo che avrebbe fatto più male. Era un video registrato dalla telecamera di sicurezza che avevo installato sul mio camion 3 mesi prima, dopo che qualcuno lo aveva svaligiato in un cantiere. La telecamera puntava sul vialetto e registrava automaticamente ogni volta che rilevava un movimento. Stavo guardando i filmati a caso solo per assicurarmi che la telecamera funzionasse quando vidi qualcosa che non avrei dovuto vedere. Jessica nel nostro vialetto che baciava un uomo che non avevo mai visto prima. Non un bacio veloce di saluto, ma un bacio appassionato che durò quasi un minuto. Le sue mani nei capelli di lei, il corpo premuto contro il suo, proprio lì dove qualsiasi vicino avrebbe potuto vedere, dove Sophie avrebbe potuto vedere se avesse guardato dalla finestra della sua camera. Il timestamp del video era di 2 settimane prima, un martedì pomeriggio, quando io ero a un cantiere a 2 ore di distanza, e Jessica mi aveva detto che era stata a casa tutto il giorno a fare il bucato e preparare i pasti. Quando avevo chiamato per sapere come andava, aveva risposto allegramente, mi aveva parlato del pollo che stava marinando per cena, mi aveva chiesto come procedeva il progetto, tutto mentre quell'uomo probabilmente era seduto nel mio salotto, beveva il mio caffè, sedeva sul mio divano, respirava la mia aria. Guardai il video 3 volte, memorizzai il volto dell'uomo, la sua corporatura, il modo in cui si muoveva. Era più giovane di me, forse poco più di 30 anni, vestito in modo casual elegante, carino in quel modo generico che alcune donne trovano irresistibile. Poi feci qualcosa che probabilmente non era del tutto legale, ma che dovevo fare comunque. Controllai la targa della sua auto in un database a cui uno dei miei subappaltatori aveva accesso, quel tipo di database che mostrava nomi, indirizzi, storia lavorativa. Si chiamava Tyler Brennan. Lavorava come rappresentante farmaceutico. Viveva in un complesso di appartamenti a 15 minuti da casa nostra. E secondo i suoi social media, che per fortuna erano pubblici, era single, amava il fitness e i viaggi, e aveva recentemente postato una foto nello stesso ristorante dove la carta di credito di Jessica mostrava molteplici addebiti. La didascalia diceva, il miglior posto per un appuntamento in città. Cibo fantastico e compagnia ancora migliore. I commenti erano pieni di donne che chiedevano chi fosse la fortunata. Tyler aveva risposto con un emoji che faceva l'occhiolino e un gentiluomo non lo dice. Feci uno screenshot di tutto, lo aggiunsi alla cartella delle prove, mandai copia a me stesso a 3 diversi indirizzi email, giusto per sicurezza, perché sapevo cosa sarebbe successo. Sapevo che Jessica avrebbe cercato di negare tutto, di minimizzare, di farmi sentire come se stessi esagerando o fossi paranoico o in qualche modo responsabile delle sue scelte. Ma avevo prove inconfutabili, documentate, con data e ora. E avrei usato ogni singolo pezzo per assicurarmi di uscire da questo divorzio con tutto ciò che contava. Mia figlia, la mia attività e il mio rispetto per me stesso. A 1 di notte finalmente salii al piano di sopra. Controllai Sophie,
La guardai dormire per qualche minuto. Questa piccola creatura perfetta che non meritava nessuno dei dolori che stavano per arrivare. Le baciai la fronte dolcemente e le promisi in silenzio che avrei fatto tutto il possibile per proteggerla dal peggio. Poi andai nella camera da letto matrimoniale, quella che avevo condiviso con Jessica per 12 anni, e cominciai a mettere le sue cose nelle valigie. Non ero vendicativo, non lanciavo oggetti o ero distratto. Piegai i vestiti con cura, misi i suoi gioielli in scatole imbottite, avvolsi le scarpe nella carta velina, ma ero meticoloso. Ogni oggetto che le apparteneva finiva in quelle valigie. Ogni ricordo del nostro matrimonio fallito veniva sistematicamente rimosso dal mio spazio. Alle 3 di notte avevo 6 grandi valigie e 4 scatole pronte per partire. Le portai tutte in garage e le sistemai ordinatamente vicino alla porta. Poi mandai a Jessica un ultimo messaggio. Le tue cose sono in garage. Puoi venire a prenderle domani dopo le 3, quando Sophie sarà all'allenamento di calcio. Non venire alla porta. Non cercare di parlarmi. Prendi le tue cose e vattene. Il mio avvocato ti contatterà entro la fine della settimana. Non aspettai una risposta. Spensi completamente il telefono, tornai al piano di sopra e in qualche modo riuscii a prendere sonno nella stanza degli ospiti, quella che non odorava di profumo di Jessica ne portava i ricordi di tutte le notti in cui l'avevo tenuta stretta, credendo che fosse mia e io fossi suo. La mattina seguente arrivò troppo in fretta. Mi svegliai alle 6 per la sveglia, riaccesi il telefono e me ne pentii subito. 78 chiamate perse, 43 messaggi, 3 segreterie telefoniche. Non ascoltai i messaggi. Non lessi la maggior parte dei messaggi, ma li sfogliai abbastanza per capire il senso. Jessica era dispiaciuta. Jessica aveva fatto un errore. Jessica mi amava. Jessica voleva sistemare le cose. Jessica era disposta ad andare in terapia di coppia. Jessica avrebbe fatto di tutto per aggiustare tutto. Tutto tranne prendersi la responsabilità. Tutto tranne ammettere che non era stato un solo errore. Erano stati mesi di scelte deliberate per ingannarmi, tradire i nostri voti, mettere a rischio la nostra famiglia per un po' di eccitazione con un rappresentante farmaceutico che probabilmente le aveva detto tutto quello che voleva sentire. Chiamai prima Eric. Rispose al secondo squillo, già sveglio e in palestra a sentire dal rumore di sottofondo. Nathan, che succede, amico? Non chiami mai così presto. Ho bisogno del tuo aiuto. Puoi venire a stare con noi per qualche giorno? Sophie avrà bisogno di qualcuno che sappia gestire questo tipo di cose meglio di me. Gestire che tipo di cose? La voce di Eric passò da casuale a preoccupata. Nathan, cosa è successo? Jessica ha avuto una relazione. L'ho scoperto ieri sera e le ho detto di non tornare. Sto per chiedere il divorzio, ma ho bisogno di aiuto per parlare con Sophie e assicurarmi che stia bene in tutto questo. Silenzio. Poi Eric disse qualcosa che mi fece capire quanto avessi bisogno di sentirlo. Arrivo in un'ora. Non preoccuparti, fratello. Ce la faremo insieme. Alle 7 del mattino, Eric era seduto al tavolo della mia cucina, beveva il caffè e ascoltava mentre gli spiegavo tutto quello che avevo scoperto. Non interrompeva, non giudicava, ascoltava con la calma professionale di chi aveva aiutato decine di famiglie a superare esattamente questa situazione. Quando finì, posò la tazza e mi guardò dritto negli occhi. Hai fatto la cosa giusta. So che ora non sembra così, e so che le prossime settimane saranno un inferno, ma hai fatto la cosa giusta. Sophie deve vedere che suo padre si rispetta abbastanza da non accettare il tradimento. È una lezione che le servirà per tutta la vita. Come glielo dico? Chiesi. Come spiego che sua madre non c'è più senza farle odiare Jessica o farle pensare che sia colpa sua? Eric tirò fuori un blocco per appunti e iniziò a tracciare uno schema per la conversazione. Linguaggio adatto all'età. Concentrarsi sui fatti senza dettagli inutili. Rassicurazioni che era amata e che non era colpa sua. Strutture e routine per farla sentire al sicuro. Passammo un'ora a pianificare,
A provare cosa avrei detto e come avrei gestito le domande che sapevo sarebbero arrivate. Quando Sophie si svegliò alle 8, mi sentivo il più pronto possibile per la conversazione più difficile della mia vita. Sophie scese in pigiama, si stropicciava gli occhi assonnati. Papà, zio Eric, cosa fate qui così presto? Vieni a sederti, tesoro, dissi, accarezzandole la sedia accanto a me. Dobbiamo parlare di una cosa importante. Il volto di Sophie passò da confuso a preoccupato in un attimo. Dove mamma? Sta bene. Mamma sta bene, la rassicurai subito. Sta a casa di zia Amanda per un po', ma dobbiamo parlare di alcuni cambiamenti che succederanno nella nostra famiglia. Non entrerò nei dettagli di quella conversazione perché è privata. È una storia che Sophie racconterà un giorno, se vorrà. Ma posso dire che è stata una delle cose più difficili che abbia mai fatto, vedere il volto di mia figlia crollare mentre capiva che i suoi genitori non sarebbero più stati insieme. Vederla cercare di essere coraggiosa anche mentre le lacrime le rigavano le guance. Eric fu incredibile con lei, sapendo esattamente quando parlare e quando lasciarla piangere, quando rassicurarla e quando darle spazio per elaborare. Quando finimmo, Sophie aveva capito l'essenziale. Mamma e papà si stavano separando. Avrebbe vissuto principalmente con me, ma avrebbe visto sua madre regolarmente. Niente di tutto questo era colpa sua, e noi due l'amavamo più di ogni altra cosa al mondo. Posso chiamare mamma? Chiese piano. Certo che puoi, tesoro. Quando vuoi. Il tuo rapporto con tua madre è separato da quello che succede tra lei e me. Sophie annui e risalì in camera con il telefono. Eric ed io restammo in un silenzio pesante, entrambi consapevoli che Sophie avrebbe elaborato tutto per anni, che l'impatto completo non l'avrebbe colpita tutto insieme, ma si sarebbe manifestato a ondate, crescendo con lei e con la sua comprensione. Il mio telefono vibrò. Un messaggio di Jessica. Hai detto a Sophie? Sì. Voglio parlarle. Ti sta chiamando ora. 3 puntini apparvero, poi scomparvero. Nessuna risposta. Gli avvocati a cui avevo scritto iniziarono a richiamare verso le 9. Parlai con 3 di loro, feci domande dettagliate su tempistiche, costi e strategie. La terza, una donna di nome Sarah Chen, con la reputazione di essere dura ma giusta, mi sembrò la scelta giusta. Da quello che mi dici, disse Sara, sarà relativamente semplice. Hai documentazione sull'infedeltà. Sei il principale sostegno economico e non hai interesse a comportamenti vendicativi. Puntiamo alla custodia primaria, data la situazione, divisione equa dei beni e protezione dei tuoi interessi aziendali. Quanto ci vorrà? Chiesi. In questo stato, con queste circostanze, probabilmente da 6 a 9 mesi se Jessica non si oppone. Più a lungo se combatte, ma la maggior parte non lo fa quando le prove sono così chiare. La assunsi subito e le inviai tutto quello che avevo raccolto nella cartella delle prove. Lo esaminò mentre eravamo ancora al telefono e fischiò piano. Nathan, questa è una delle documentazioni più complete che abbia mai visto. Hai praticamente costruito tutta la mia causa per me. Dove hai imparato a fare così? Sono un appaltatore, dissi semplicemente. Sono bravo con i dettagli. A mezzogiorno, i documenti per il divorzio erano pronti per essere depositati. Sara si muoveva in fretta, probabilmente intuendo che avevo bisogno di slancio per non crollare. La petizione sarebbe stata depositata quel pomeriggio e Jessica sarebbe stata notificata entro 48 ore. Un'ultima cosa, disse Sara prima di chiudere. Questo Tyler Brennan, vuoi intraprendere qualche azione contro di lui? In alcuni stati si può fare causa per alienazione dell'affetto. No, dissi, non vale il mio tempo. Jessica ha scelto di tradire il nostro matrimonio. Lui è solo la persona con cui ha scelto di farlo. Poteva essere chiunque. Giusto. Mantieni questo atteggiamento. La via alta è sempre la strada migliore, anche quando non sembra. Dopo la chiamata, mi sedetti nel mio ufficio e lasciai emergere tutto quello che avevo trattenuto, rabbia, dolore, senso di tradimento così profondo da sembrare una ferita fisica.
Mi concessi 10 minuti per crollare, per sfogarmi, piangere e accettare il fatto che la donna che avevo amato per più di un decennio, con cui avevo costruito una vita, avesse buttato tutto via per qualcosa che nemmeno era reale. Poi asciugai gli occhi, raddrizzai le spalle e tornai al lavoro. Avevo un'azienda da gestire, una figlia da crescere e una vita da ricostruire. Jessica aveva fatto la sua scelta. Ora toccava a me fare la mia. I giorni successivi furono un turbine di chiamate con avvocati, pianificazione finanziaria e tentativi di mantenere una parvenza di normalità per Sophie. Eric restò con noi per tutto il tempo, gestendo le cose per cui non avevo energie, assicurandosi che Sophie andasse a scuola puntuale, avesse pasti sani e qualcuno con cui parlare quando ne aveva bisogno. Jessica raccolse le sue cose giovedì pomeriggio, come le avevo detto. La guardai dalla finestra dell'ufficio mentre caricava le valigie in macchina, i movimenti nervosi e agitati. Guardò più volte verso la casa, probabilmente sperando che uscissi a darle una possibilità di spiegarsi. Non lo feci. I documenti del divorzio le furono notificati venerdì mattina. Sara mi chiamò per confermare la consegna. Li prese dal notificatore e scoppiò subito a piangere. Ha detto che continuava a ripetere che non doveva andare così, che dovevi darle un'altra possibilità. Non è più un mio problema, dissi. Ha 30 giorni per rispondere. Mi aspetto che il suo avvocato mi contatti entro la settimana per discutere un accordo. Ma qui la storia prese una piega che non avevo previsto. Perché sabato mattina, una settimana dopo quel primo messaggio, ricevetti una chiamata da un numero sconosciuto. Contro il mio giudizio, risposi. Nathan Garrison, disse una voce maschile. Mi chiamo Detective Marcus Reeves, Dipartimento dello Sceriffo della Contea. Devo farti alcune domande su Tyler Brennan. Ti dice qualcosa questo nome? Lo stomaco mi si chiuse. Sì. Ha avuto una relazione con mia moglie. Perché? Il signor Brennan è stato segnalato come scomparso 3 giorni fa dal suo datore di lavoro. Il suo appartamento è stato trovato completamente svuotato, conti bancari azzerati, telefono disconnesso. Stiamo cercando di ricostruire la sua ultima attività nota. Quando è stata l'ultima volta che hai avuto contatti con lui? Non l'ho mai incontrato, dissi onestamente. So solo che esiste perché ho scoperto la relazione. Detective, cosa sta insinuando? Non sto insinuando nulla, signor Garrison. Sto solo raccogliendo informazioni, ma dovrò parlare con te di persona e anche con tua moglie. Dopo aver riattaccato, chiamai subito Sara. Il partner di mia moglie è sparito e la polizia vuole parlarmi. Che faccio? Di la verità e solo la verità, disse calma. Non hai nulla da nascondere, ma verrò con te a qualsiasi colloquio con la polizia. Non parlare senza di me. L'intervista avvenne lunedì mattina. Il detective Reeves fu professionale, scrupoloso e chiaramente cercava di capire se io o Jessica avessimo qualcosa a che fare con la sparizione di Tyler. Gli mostrai tutte le prove, spiegai la cronologia, dimostrai che non avevo mai avuto contatti con Tyler oltre a controllare la targa della sua auto. E tua moglie? Chiese Reeves. Quando è stato il suo ultimo contatto con lui? Dovrai chiederlo a lei. Non lo so. Ma a quanto pare la polizia glielo aveva già chiesto, perché più tardi quel giorno Sara mi chiamò con un aggiornamento. Jessica ha detto alla polizia che Tyler ha chiuso con lei la sera in cui l'hai affrontata. Le ha scritto che non poteva più gestire il dramma e che aveva finito. Da allora non ha più sue notizie. Pensano che gli sia successo qualcosa. Non ne sono sicuri. Potrebbe aver voluto solo ricominciare da capo altrove, tagliando ogni legame. Oppure potrebbe essere altro. In ogni caso, tu sei a posto. Il tuo alibi per il periodo rilevante è solido. La situazione con Tyler aggiunse un ulteriore strato di surreale a una settimana già folle. Ma onestamente non riuscivo a interessarmi a cosa gli fosse successo. Era un problema di Jessica, non mio. Quello che invece mi importava era il messaggio che ricevetti da Patricia martedì.
Era riuscita a convincere Jessica a farle visita nella casa di riposo e a quanto pare la loro conversazione era stata illuminante. Nathan, mi disse Patricia quando mi chiamò dopo, devo dirti qualcosa su Jessica che avrei dovuto dirti anni fa. Pensavo di proteggerla, ma ora vedo che in realtà la stavo solo assecondando. Cosa intendi? Jessica ha già fatto cose del genere. Quando era all'università, era fidanzata con un ragazzo di nome Christopher. Un ragazzo dolce, la trattava come una principessa. Lei l'ha tradito con il suo coinquilino, gli ha spezzato il cuore e poi ha raccontato a tutti che era perché Christopher era emotivamente distante. Ma non era vero. Christopher ne è rimasto devastato. Mi sedetti pesantemente. Perché non me l'hai detto prima di sposarci? Perché mi aveva giurato che era cambiata, che era cresciuta, che quello con Christopher era stato un errore stupido da cui aveva imparato. E volevo crederle, perché è mia figlia. La voce di Patricia si ruppe. Ma mi sbagliavo. Non è cambiata affatto. È ancora la stessa ragazza egoista che pensa di poter fare quello che vuole senza conseguenze. Grazie per avermelo detto, dissi piano. So che non deve essere stato facile. Nathan, sei un uomo buono. Meriti di meglio di quello che mia figlia ti ha dato. E anche Sophie merita di meglio. Qualunque cosa succeda con il divorzio, sappi che sono dalla tua parte. Ho già detto a Jessica che se proverà a lottare per la custodia o a mettere le mani sui tuoi affari, perderà anche il poco rispetto che mi è rimasto per lei. Quella conversazione con Patricia scosse qualcosa in me. Avevo sempre dato per scontato che la relazione extraconiugale di Jessica fosse stato un errore isolato, un momento di debolezza sfuggito di mano. Ma sapere che aveva un modello di comportamento, che l'aveva già fatto e probabilmente lo avrebbe rifatto, spazzò via gli ultimi dubbi che avevo sul fatto di fare la cosa giusta. Il divorzio procedette rapidamente dopo. Jessica non contestò nulla, probabilmente su consiglio di Patricia. Definimmo un accordo di custodia che garantiva a Sophie una casa stabile con me, assicurandole però tempo regolare con la madre. I beni furono divisi equamente. Io tenni l'azienda e la casa, Jessica la macchina e metà dei risparmi. In tutto questo, mi concentrai su Sophie, le assicurai un supporto psicologico, mantenni la sua routine, la tenni in contatto con amici e attività. Eric rimase per 2 settimane, e quando se ne andò Sophie cominciava ad abituarsi alla nuova normalità. Il divorzio fu ufficializzato in una fredda mattina di febbraio, 6 mesi dopo quel messaggio che aveva cambiato tutto. Uscendo dal tribunale, mi sentii più leggero di quanto non fossi stato in anni, come se avessi tolto un peso che non sapevo di portare. Jessica provò a parlarmi dopo, nel parcheggio, con le lacrime agli occhi. Nathan, mi dispiace tanto per tutto. Non volevo farti del male. La guardai, quella donna con cui avevo passato 12 anni, e non provai nulla. Né amore, né odio, solo indifferenza. Lo so che ti dispiace, dissi. Ma il dispiacere non cambia quello che hai fatto. Non ricostruisce la fiducia distrutta. Spero che tu riesca a trovare quello che cerchi, Jessica. Davvero. Ma io ho finito. Salii sul mio camion e me ne andai senza voltarmi indietro. Un anno dopo, la mia vita è completamente diversa. Io e Sophie abbiamo una routine che funziona. Un legame padre-figlia più forte che mai. Il mio business prospera. Ho comprato una casa più piccola, che è nostra, non infestata dai ricordi di un matrimonio fallito. Ho persino ricominciato a uscire con qualcuno, anche se con calma. La fiducia non viene più così facilmente come prima, e va bene così. Alcune lezioni si imparano nel modo più duro. Quanto a Jessica, l'ultima volta che ho saputo viveva in un appartamento dall'altra parte della città, con un lavoro che odia, e affrontava la realtà che le sue scelte hanno conseguenze. Tyler non è mai ricomparso, anche se la polizia ha chiuso il caso di persona scomparsa dopo aver stabilito che si era trasferito in un altro stato e aveva ricominciato con un altro nome. A quanto pare, Jessica non era l'unica donna a cui aveva dato false speranze. Guardando indietro a tutto, non rimpiango come ho gestito la situazione.
Non ho perso tempo a cercare di convincere qualcuno a darmi valore quando aveva già dimostrato di non farlo. Non ho lottato per salvare un matrimonio a cui era impegnata solo una persona. Ho protetto mia figlia, i miei beni e il mio rispetto. Quel messaggio, quelle 4 parole, non chiamarmi stasera, sono state in realtà un dono. Mi hanno costretto a vedere la verità che stavo evitando, a smettere di giustificare un comportamento ingiustificabile. A mettere finalmente me stesso e mia figlia al primo posto. A volte i momenti peggiori della nostra vita sono la scintilla per i cambiamenti migliori. A volte essere distrutti è l'unico modo per ricostruire più forti. Se stai attraversando qualcosa di simile, se ti stai chiedendo se restare o andare, se stai trovando scuse per qualcuno che continua a ferirti, voglio che tu senta questo. Meriti di meglio. I tuoi figli meritano di meglio. E avere il coraggio di andartene da un tradimento non è arrendersi. È scegliere te stesso. Quella scelta ha salvato la mia vita in modi che sto ancora scoprendo. E potrebbe salvare anche la tua. Grazie per aver guardato. Se questa storia ti ha colpito, premi il pulsante per iscriverti per altre storie vere su come difendersi. Lascia un commento su come affronteresti questa situazione. E ricorda, vali più di un piano B di qualcuno. Prenditi cura di te. Scegli chi ti sceglie. E non accontentarti mai di meno di quello che meriti.